fui chiamato Dolindo, che significa dolore. Grande era l'amore di padre Dolindo per le sue figlie spirituali. Egli era un'ostia vivente, offerta in Cristo a Dio Padre per la salvezza dei peccatori. Padre Dolindo si immolava ogni giorno con Cristo nel santo sacrificio della Messa. Dal punto di vista della dottrina mariologica, Don Dolindo fu un convinto assertore della corredentrice e quindi del ruolo singolare che la Madonna ha occupato accanto a Gesù nell'opera della nostra redenzione. Sia nel commento dei Vangeli, sia sviluppando poi i temi in una dimensione più speculativa e più teologica, Don Dolindo spesso si sofferma su questo mistero, il mistero della singolare cooperazione di Maria all'opera della nostra salvezza. La Madonna per Don Dolindo non fu semplicemente passiva, una donna sofferente, una donna forse anche in qualche modo delusa dagli eventi ineluttabili della vita, quando ai piedi della croce soffriva le pene indicibili di una mamma che vede ingiustamente colpito il proprio figlio. La Madonna ai piedi della croce è colei che si unisce al sacrificio di Gesù e si unisce in un modo così attivo e così consapevole da diventare proprio in quel momento la madre dell'umanità. Gesù, quando si rivolge alla madre e dice solennemente quelle parole: donna, ecco tuo figlio, rivolto a Gesù, ecco la tua madre, proclama in un modo evidente il mistero della corredenzione. Si tratta quindi di una verità non ancora proclamata come dogma di fede, ma che Don Dolindo vedeva con una chiarezza solare ed insegnava attraverso i suoi scritti, attraverso la sua direzione spirituale, attraverso la sua predicazione infiammata. Padre Dolindo fu calunniato e rispose con l'amore alle calunnie che lui riceveva. Anzi, quando incontrava queste persone, attraversava la strada, si inginocchiava e baciava la mano. Però posso dire che, avendo letto per ben 7 volte la vita di Padre Dolindo, capisco come lui amasse tanto questi suoi calunniatori, perché lui in questa maniera poteva offrire le sue sofferenze al Signore. È stato un santo che ha avuto tutti i carismi, veramente bilocazione, profezia, esorcismo e tutte le virtù. Lui ha sempre avuto tutte le virtù: obbedienza, pazienza, silenzio. Ma da un santo però si aspettano tante grazie e tanti miracoli, e c'è all'Apostolato Stampa una ricca documentazione di tutte le grazie e miracoli avvenute, concesse da Dio per intercessione di Padre Dolindo.